Ciao a tutti, in questo video rispondo a un'altra domanda di Michele che mi ha scritto come poter coordinare il sostegno e l'appoggio, se potevo far rivedere degli esercizi in modo da poterlo apprendere nella maniera più corretta. Ci serviremo di una pallina di spugna o qualsiasi tipo di pallina va bene, di una fascia elastica. Vi consiglio di comprarla, costano poco, sono fasce elastiche per il fitness, vi aiuteranno sempre, vi accompagneranno sempre durante la pratica del canto, soprattutto per quel che riguarda la respirazione e l'appoggio. Oppure se non avete questa potete utilizzare una pashmina oppure una sciarpa, è la stessa cosa, però una fascia elastica sarebbe proprio l'ideale. Allora, innanzitutto Michele, inspiriamo, ricordo che deve essere una respirazione laterale, quindi concentratevi sulla zona laterale delle costole, questa fascia qui, la zona sotto la linea del petto fino alle ultime costole, le potete proprio sentire. Questa è la fascia che si dovrà aprire lateralmente, concentratevi su questa zona a livello di feedback. Allora, mettiamo la nostra fascia, come sappiamo fare, la righiamo bella stretta, solo con l'idea del fiato caldo che entra, lasciando tutto il torace abbandonato, lasciamo che il fiato dilati lateralmente il nostro torace, ok? Quindi concentriamoci su questa parte, mi raccomando. Iniziamo. Chiudiamo tutto. Io non allargo e stringo le braccia, ma questo è fiato che allarga dolcemente, perché io abbandono il torace, quindi questa ricezione passiva mi permette di far entrare aria. Sentite una grande apertura di tutto il torace. Vi ricordo, concentratevi tanto sulle costole appunto laterali, queste, come se apriste due porticine da qua. In questo modo, ok? Una volta che noi abbiamo inspirato a livello laterale, costale laterale, l'appoggio è già formato, ok? Quindi io sono già in appoggio, l'ho già creato il mio appoggio. Pam, vedete qui si aprono le costole lateralmente, il diaframma scende e si stende. Pam! Sono già così, mi appoggio, mantengo questa sorta di ispirazione, di stato ispiratorio. E questo è l'appoggio, quindi quando canto, inspiro, cerco di restare sempre in apertura, non mi chiudo, non abbasso lo sterno, ma mi aiuta tanto questa idea di cuscino ad aria, magari compresso e aperto, disteso, oppure l'idea di una linea orizzontale, di una base allargata, questa base che rimane allargata, e poi attraverso i muscoli dell'epigastrio che rientrano piano piano io guido il fiato. Un esercizio per coordinarlo è questo: potete prendere innanzitutto, mettere una mano sulla zona dell'epigastrio, una mano qui, inspirate lateralmente, poi questa è l'idea di fondo. Io l'ho denominato simpaticamente push, nel senso il sostegno parte e il fiato va avanti. Sentite la vostra muscolatura che si attiva, non rigidamente, ma come se fosse aspirata, mi raccomando, dolcemente. Non contraete gli addominali, vengono aspirati in dentro e in alto. Potete poi fare questo movimento lentamente. Allungando il braccio, e fate in modo che anche il sostegno sia continuo. Questo è un esercizio molto utile che vi aiuta a percepire proprio il gesto del sostegno, ovvero guido, che è continuo, guido il mio fiato che esce continuamente, va sempre avanti. Potete usare anche una pallina, tenete una mano, la stendete e attivate contemporaneamente. Stringete la pallina, vi fa sentire che voi tenete il vostro fiato. Va bene, spero questi esercizi vi siano utili, questa spiegazione vi sia stata utile ulteriormente per capire come coordinare il sostegno e l'appoggio, quindi sto
in apertura, guido il mio fiato gradualmente con i muscoli addominali, soprattutto pensate a quelli dell'epigastro, e lascio che il mio fiato sia sempre continuo, avanti, 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 su questo fiato che procede avanti continuamente, senza soluzione di continuità, io posso parlare e cantare. Pensate a una strada sempre avanti. Allora il fiato è continuo, se no, se io mollo il mio sostegno e si interrompe il fiato, mentre questo movimento deve essere continuo. Porgere la voce, portarla sempre avanti con grande continuità. Va bene, vi mando un saluto e a presto. Ciao!